Quindi nel tutorial di oggi faremo insieme questi simpaticissimi Babbo Natale. Sono piccoli e veramente velocissimi da fare e molto semplici. Questi babbetti li potete utilizzare come decorazione per l'albero, mettendo un filetto qui sopra, oppure potete utilizzarli come segnaposto per il pranzo di Natale o comunque per un pranzo delle feste. Per renderli un segnaposto basta fare una targhetta. Io per fare le targhette di solito scarico una cornicetta dal web, aggiungo il nome, la stampo, la ritaglio e la incollo semplicemente su uno stuzzicadente e poi questa targhetta la infilate nel babbetto e così diventa un segnaposto. Questi piccoli babbetti di cotone li ho fatti con il cotone cablé numero 5 e un uncinetto da 2 mm. Nel tutorial di oggi facciamo questo in lana, che è leggermente più grande, stessi punti, cambiato solo il filato e l'uncinetto. E per fare questo utilizzo il filato duetto, che è un misto lana da lavorare con uncinetti da 4 mm, e io ho utilizzato un uncinetto da 2,5 mm, ma ovviamente questi babbetti li possiamo fare con qualunque filato ci piaccia di più, ricordando che essendo un amigurumi utilizzeremo un uncinetto di una misura circa in meno rispetto a quella raccomandata dal filato. Oltre al filato e all'uncinetto ci serve una forbice, un ago da lana e un po' di ovatta. Non vedo l'ora di leggere tutti i vostri messaggi per sapere cosa ne pensate di questi simpaticissimi babbetti. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo dal corpo e facciamo un anello magico. Facciamo un giro intorno al dito con sopra il filo che va verso il gomitolo. Passiamo sotto l'uncinetto, prendiamo questo filo e facciamo una catenella. E nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi nel cerchio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lavorati 6 punti, tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. La lavorazione è a spirale, quindi vi consiglio di marcare l'inizio del giro con un filetto o con un marker. Nel secondo giro lavoriamo 6 aumenti, 2 punti bassi in ogni punto e terminiamo il giro con 12 punti. Nel terzo giro la ripetizione che ripetiamo è un punto e un aumento, 2 punti nel secondo punto. E ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. Nel quarto giro lavoriamo i 18 punti che abbiamo, ma li lavoriamo in costa, che vuol dire che anziché prendere tutto il punto normalmente, prendiamo solo la mezza catenella dietro del punto, la costa dietro. E lavoriamo un punto in ogni punto in costa. E dal giro 5 al giro 11 lavoriamo punto su punto, 18 punti in ogni giro, lavorando normalmente. Nel 12° giro lavoriamo una diminuzione e per la diminuzione prendiamo la mezza catenella verso di noi dei prossimi 2 punti, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto e lavoriamo un punto e ripetiamo una diminuzione, un punto per tutto il giro. Riempiamo bene con l'ovatta e riempiamo in modo che il corpo rimanga piatto nella parte bassa, in modo che poi il Babbo Natale possa rimanere in piedi. E nel 13° e ultimo giro lavoriamo 6 diminuzioni. Tagliamo il filo
togliamo il segnapunti e con un ago senza punta chiudiamo il forellino passando attraverso i 6 punti che ci rimangono, prendendo solo la mezza catenella esterna, entrando da fuori verso il centro. E tiriamo. Facciamo un nodino e perdiamo il filo attraverso la lavorazione. Per il naso facciamo un cerchio magico e nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi. Nel secondo e nel terzo giro lavoriamo i 6 punti che abbiamo, un punto in ogni punto, sempre lavorando a spirale. 1, 2, 3. Quando non facciamo aumenti o ne facciamo pochi in un giro, il lavoro tende ad arricciarsi su se stesso e a chiudersi. Attenzione che questo che rimane fuori normalmente è il rovescio. Noi dobbiamo raddrizzare il lavoro in questo modo, sul dritto, e proseguire. Lavorati i 3 giri, tagliamo il filo un po' lungo per poter cucire il naso al corpo. Il naso è talmente piccolo che non lo imbottiamo con l'ovatta, possiamo inserire il filo del cerchio magico. E chiudiamo questo forellino con l'ago esattamente come abbiamo fatto per il corpo. Per il berretto, in un cerchio magico, nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi e teniamo una codina di filo del cerchio magico bella lunga e questa coda di filo la portiamo fuori all'esterno. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio e il filo del cerchio magico rimane fuori, lo lasciamo fuori. Nel giro 2 e nel giro 3 lavoriamo i 6 punti che abbiamo, come abbiamo fatto per il naso, un punto in ogni punto. E mi raccomando, ricordiamoci di raddrizzare il lavoro. Nel quarto giro lavoriamo un punto e un aumento, 2 punti nel secondo punto. E ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. Il giro 4 termina con 9 punti. Nel quinto e nel sesto giro lavoriamo i 9 punti che abbiamo punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Nel prossimo giro lavoriamo un aumento nel primo punto, 2 punti nel primo punto e 2 punti. 1, 2. E ripetiamo un aumento, 2 punti per tutto il giro. E nei prossimi 2 giri lavoriamo punto su punto. Senza aumenti né diminuzioni. Nel decimo giro lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3 e un aumento, 2 punti nel quarto punto. E ripetiamo 3 punti, un aumento per tutto il giro. E nei giri 11 e 12 lavoriamo i 15 punti che abbiamo punto su punto. Nel giro 13 lavoriamo un aumento, 2 punti nel primo punto e 4 punti. 1, 2,
e ripetiamo un aumento 4 punti per tutto il giro. E nei prossimi 2 giri lavoriamo i 18 punti che abbiamo punto su punto. Nel giro 16 lavoriamo 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5 e un aumento, 2 punti nel sesto punto. E ripetiamo 5 punti, un aumento per tutto il giro. E nei prossimi 2 giri lavoriamo i punti che abbiamo punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Nel giro 19 lavoriamo un aumento, 2 punti nel primo punto e 6 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ripetiamo un aumento 6 punti per tutto il giro. E nei prossimi 2 giri lavoriamo i 24 punti che abbiamo punto su punto. Terminato il giro 21 lavoriamo un punto bassissimo nel prossimo punto per eliminare il gradino della lavorazione a spirale e tagliamo il filo lungo per poter cucire il berrettino al corpo. Per la barba lasciamo una codina un po' lunga all'inizio e facciamo un nodino iniziale. Un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto il filo, lo estraiamo e tiriamo. E lavoriamo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e un punto bassissimo nella prima delle 6 catenelle. E ripetiamo questa ripetizione in tutto per 6 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e un punto bassissimo nella prima delle 6. E così via fino ad avere 6 ripetizioni. Alla fine facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo per poter cucire. Per il pompon con il bianco, come per il cappello, lasciamo una codina iniziale un po' lunga, lavoriamo il primo giro lavorando 6 punti bassi e anche in questo caso portiamo fuori il filo del cerchio magico sul davanti. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. E lavoriamo un giro di 6 punti bassi, un punto in ogni punto. E in questo caso lasciamo il lavoro sul rovescio. 4, 5, 6. Lasciamo appunto il lavoro sul rovescio perché viene più tondeggiante, più tipo pompon. Tagliamo il filo un po' lungo e sfiliamo. Lasciando il lavoro sul rovescio, la lavorazione è un po' più disordinata, un po' più mossa, diciamo, e per il pompon l'ho preferito così. Anche in questo caso chiudiamo il forellino prendendo le mezze catenelle esterne dei punti che ci rimangono e qui abbiamo anche il filo del cerchio magico e lo lasciamo qui perché questi 2 fili li utilizzeremo poi per cucire. Se siete principianti e non vi capite bene qui con i fili, non importa perché tanto non si vede, questa parte rimane sotto. Ed ora che abbiamo tutti i pezzi non ci resta che cucirli. Li fissiamo tutti prima con gli spilli per vedere dove li vogliamo cucire. E poi li cuciamo partendo con il naso. Per il naso semplicemente diamo qualche punto
prendendo la testa o comunque il corpo sotto, un punto nel corpo e un punto nel naso, e giriamo tutto intorno dando qualche punto. E alla fine portiamo il filo dietro, fuori da uno dei fori della lavorazione. E intanto lo lasciamo qui. Posizioniamo la barba intorno al naso sul rovescio del lavoro. Questo è il dritto, questo è il rovescio, e la mettiamo intorno al naso e la cuciamo stando vicini ai punti del naso, e prendiamo anche la barba. E anche in questo caso portiamo fuori il filo da dietro, da uno dei fori della lavorazione, e portiamo fuori anche il filo di inizio lavoro per annodarli insieme. E li facciamo uscire dallo stesso foro. E queste codine di filo le annodiamo a 2 a 2. Tagliamo questi fili quasi a raso e nascondiamo l'altro filo e il nodino all'interno della lavorazione. In questo modo annodiamo e nascondiamo tutti i fili dei nostri amigurumi, così non si vedranno nodi. Posizioniamo il berrettino come ci piace di più e cuciamo. Per cucire il berrettino entriamo ovviamente anche nel corpo, non serve cucire tutti i punti, e ripassiamo sopra ai fili dei punti perché non si veda la cucitura, cioè qui per esempio c'è il filo di questo punto basso e ripassiamo sopra questo filo e andiamo avanti di qualche punto. E così la cucitura non si vede. E se vogliamo possiamo cucire anche un po' sopra il naso con un punto, se ci piace. Tutto intorno in questo modo. Ed ora usiamo il filo del cerchio magico che avevamo lasciato all'esterno per dare forma al berrettino. Lo infiliamo nel berretto, diamo la forma
che ci piace al berrettino e diamo qualche punto per fissare questa forma. Quindi, per esempio, esco qui, rientro un punto più sotto e esco per esempio da quest'altra parte e tiro, e tirando diamo forma al berrettino. Qui rientro un punto più sotto e esco davanti qua per esempio e tiro, e tirando, come vedete, più tiro più il berrettino si arriccia, e questo ovviamente quanto arricciarlo lo decidete voi. Quando ha la forma che vi piace diamo un altro punto e usciamo da dietro, sempre da uno dei fori della lavorazione. Così. E diciamo che mi piace questa forma. Facciamo uscire dallo stesso foro anche l'altro filo con cui abbiamo cucito il berrettino. E come prima annodiamo questi due fili. Quando facciamo questi nodi dobbiamo aver già arricciato il berrettino, altrimenti arricciamo anche tutta la cucitura che abbiamo fatto sul berretto, e questo non lo vogliamo. Una volta annodato tagliamo uno dei due fili e nascondiamo l'altro. Ci resta da cucire solo il pompon. Abbiamo i due fili, uno del cerchio magico e uno di fine lavoro, e li utilizziamo per cucire. Li facciamo entrare uno dal cerchio magico e lo facciamo uscire in un punto, in un foro della lavorazione qui vicino, e infiliamo nell'ago l'altro filo. Questo lo facciamo entrare in un punto qui vicino e lo facciamo uscire dallo stesso foro da cui esce il primo. Guardiamo che abbia la posizione che ci piace. Annodiamo belli stretti questi due fili, stringiamo forte e nascondiamo i fili all'interno dell'amigurumi, entrando dallo stesso foro e uscendo in un punto qualunque. E il nostro piccolo Babbo Natale è pronto. Io vi devo dire che mi diverto veramente moltissimo a fare questi piccoli babbetti, perché sono veloci da fare e molto semplici e simpaticissimi. Ora però non vedo l'ora di vedere tutti i vostri Babbo Natale. Sapete che potete condividere con me le vostre foto taggandomi in Instagram o condividendoli nel mio gruppo Facebook che si chiama Uncinette Divertiti. Trovate tutti i link alle mie pagine social nella descrizione del video. Se vi è piaciuto questo video fatemelo sapere lasciandomi un bel messaggio, oppure regalandomi il vostro like, oppure facendo anche tutte e due le cose, che a me fa molto piacere. Se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, che è gratuito, e se volete attivate la campanella, che è la campanella che c'è sotto al bottoncino iscriviti, di fianco al bottoncino iscriviti, e in questo modo, attivando tutte le notifiche, ogni volta che carico un nuovo video, YouTube vi avvisa. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, il vostro appoggio per me è davvero molto importante. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!